Ragazze, buongiorno! Sono qui oggi per introdurvi al video spiegazione della gonna longuette. Ho pensato infatti di non creare un vero e proprio tutorial perché si tratta davvero, ragazze, di un punto granny lavorato una volta in tondo per poi proseguire in riga di andata e ritorno. Ovviamente questo verrà spiegato tra pochissimo, ma non mi sentivo di realizzare un video tutorial per spiegare queste tre cosette. E quello che mi interessa è farvi capire come è stata montata in modo che poi possiate anche rapportare questa lezione, tra virgolette, a tantissimi altri capi. Io sono partita dal punto elastico e trovate la guida, ve la linko anche in alto adesso tra pochissimo, e dal mio punto elastico, misura girovita, dopodiché sono andata ad allargare qualora servisse, allargherete un pochino la lavorazione, altrimenti la manterrete come la trovate, e poi ho realizzato dei giri di punto granny per poi interrompermi all'altezza dello spacco, dividendo la lavorazione e quindi proseguendo con una lavorazione a righe, sempre punto granny. Quindi che tutorial vi devo fare? Preferisco sicuramente stare 2 minuti in più con voi qua e spiegarvi un po' come sono andata a procedere. Ora la lunghezza naturalmente la potete variare, potete allungarla, accorciarla, così come per lo spacco, potrete allungarlo, accorciarlo oppure addirittura eliminarlo. E sono curiosa di sapere che cosa ne pensate, quindi vi lascio alla spiegazione, vi aspetto nei commenti. Come spiegavo nell'intro, il progetto è davvero molto più facile a farsi che a dirsi, ecco perché ho scelto la spiegazione, in quanto i punti e i passaggi sono davvero molto semplici. Dunque, ho iniziato intanto con il mio punto vita, quindi ho preso la misura della mia circonferenza vita ed ho realizzato una bordatura con il punto elastico. Vi lascio qua in alto il tutorial, la guida vera e propria su come si struttura il punto elastico in modo da non lasciare spazio a dubbio alcuno. Nel caso specifico ho realizzato 10 catenelle e poi ho realizzato successivamente una serie di righe di andata e di ritorno a maglia bassa in costa retro fino a raggiungere la lunghezza della mia circonferenza vita. Ho poi unito in cerchio per raggiungere questo risultato, il mio bordo. Una volta arrivata in questo punto, ho lavorato la parte alta con delle maglie alte. In questo caso dobbiamo capire quanta differenza abbiamo noi tra punto vita e fianchi. Quello che consiglio io è, se abbiamo un'importante differenza tra il punto vita e il fianco, realizzeremo un giro di maglie alte aumentando di punto in punto, quindi ogni punto a interpretazione andrà lavorato con 2 maglie alte in modo da allargare da subito la nostra lavorazione. Successivamente in questo caso realizzeremo un giro di maglia alta lavorando i punti come si presentano, accertandoci di avere un multiplo di 4. Da qui partiremo con la nostra base granny. Nel caso in cui, come me ad esempio, non abbiate una sostanziale differenza tra punto vita e fianchi, abbiamo un semplicissimo giro di maglia alta, come vedete non ho aumentato, quindi un giro di maglia alta giusto a rifinire, accertandoci sempre di avere un multiplo di 4 e poi si procede con il punto granny in giri. Attenzione, lavoriamo in giri, senza quindi mai staccare l'uncinetto, senza voltare il lavoro, in giri a spirale fino a raggiungere l'altezza dalla quale vogliamo che parta il nostro spacco. In questo caso abbiamo delle misure molto relative, c'è chi vuole uno spacco appena percettibile, chi ne vuole uno molto ampio, chi si ferma a una via di mezzo, dipende anche dall'indosso che volete avere della vostra gonna e come avete già pensato di abbinarla. Io ho scelto di avere uno spacco sui 30 cm, considerata la lunghezza complessiva della gonna, e quindi quando decido di iniziare a lavorare il mio spacco parto con delle righe, quindi questa parte non è altro, ragazze, che una lavorazione su righe. Quindi io parto da qui con le mie 3 catenelle, vi faccio vedere ancora meglio, parto da qui con 3 catenelle, eccole qua proprio,
3 catenelle, salto un punto di base e parto con il mio punto granny. Continuo esattamente come nel giro sottostante, con la differenza che quando completo il giro e arrivo alla fine, non vado a chiudermi qui, ma mi chiudo nello stesso punto, con una maglia alta e da qui mi giro con 3 catenelle, volto appunto il lavoro e ripeto a lavorare sopra un'altra riga e quindi, come vi ripeto per l'ennesima volta, si tratta di una serie di righe, non lavoreremo più in tondo, ma lavoreremo in righe fino a raggiungere l'altezza che noi desideriamo della nostra gonna. Terminata la fase del punto granny, bordo semplicemente con un giro di maglia bassa e lo spacco lo lascio a vivo perché con le 3 catenelle, se lavoriamo strette, non avremo neanche bisogno di andare a rifinirlo. In questo caso, vedete, ho realizzato una semplicissima riga di maglia bassa che contribuisce a dare rifinitura alla mia gonna. Per concludere in bellezza, ho realizzato una lunga catenella con il mio filato di lavorazione che è la merino fine e l'ho fatta passare con l'ago da lana attraverso la lavorazione in modo che abbiamo già un punto elastico. Volendo andare a stringere lo possiamo stringere e ovviamente ragazze qualora voleste c'è sempre il trucchetto del punto elastico, quindi penso proprio che non ci sia bisogno di altre spiegazioni. In ogni caso, se avete difficoltà, avete bisogno di ulteriori spiegazioni, scrivetemi nei commenti, sarò ben contenta di darvi una mano. Spero che questo progetto vi sia piaciuto, vi do appuntamento al prossimo.